Ciao, sono Orione, l'astrologo di questo canale. Ti ricordo di mettere un mi piace a questo video, se questo è il tuo segno zodiacale, in modo da valutare qual è il segno zodiacale più diffuso. Oggi ti parlo in particolare delle caratteristiche della bilancia. La bilancia è il settimo segno dello zodiaco, ed è a questo punto dello zodiaco che iniziamo a vedere una traslazione. Mentre i primi 6 segni dello zodiaco si focalizzano sull'individuale, gli ultimi 6 puntano al contatto individuale con gli altri e con il mondo. I nati della bilancia sono i primi e i principali ad essere focalizzati sugli altri e sul modo in cui si relazionano a loro. Possiamo chiamarlo il segno della collaborazione con la C maiuscola. Poiché queste persone non vogliono essere sole. Per una bilancia, tutto è meglio se fatto in coppia. Sta bene quando è in coppia perché così viene enfatizzato l'equilibrio, l'armonia e il senso del gioco pulito. Mentre è un buon giocatore di squadra al lavoro, la sua collaborazione favorita è a casa, il matrimonio. La bilancia si sente più completa quando è in coppia con il proprio amato, per sempre. Questo segno è il simbolo della bilancia che bilanciando il meccanismo vuole stare alla pari, tranquillo. Si pensi alle bilance della giustizia e a come esse lavorano per raggiungere il giusto equilibrio. Allo stesso modo la bilancia è oggettiva, giusta e vuole fare ciò che è meglio per tutti. È possibile, comunque, che questa tendenza alla giustizia sia dovuta a una diversa ragione. La bilancia aborre i conflitti. I nati della bilancia studiano ogni possibile angolazione nella speranza di raggiungere pace ed armonia, così che sembrano gli altri possono incostanti o indecisi. Per la bilancia va bene tutto ciò che serve ad evitare un confronto. È un acuto stratega. Organizza gruppi con equilibrio e ci riesce bene, in armonia con la qualità principale assegnata a questo segno. Inoltre, puoi aspettarti che siano persone socievoli, di compagnia. La bilancia è dominata dal pianeta Venere. Nell'antica mitologia romana, Venere era una seduttrice che si trovava, al meglio, tra eccessi di piacere. I bilancia certamente portano oggi la torcia per lei. Essi sono acculturati, raffinati, e amano le cose belle. Soprattutto amano le persone affascinanti. Perciò si trovano molto bene ai cocktail party o al teatro, all'opera o al balletto. I nati sotto questo segno hanno sempre la cosa giusta da dire e sanno come far sentire gli altri a proprio agio. Cortesi? Potete scommetterci. I bilancia sono così portati per le conversazioni affascinanti che hanno bisogno di stare attenti a oltrepassare i loro confini e a apparire vani o pettegoli. I bilancia amano gli intrighi. Quando queste persone fanno il loro gioco, comunque, è un piacere essere insieme a loro. I bilancia sono artisti, modaioli e si divertono a creare un mondo meraviglioso. Il rovescio di ciò è che i bilancia annoiati possono diventare apatici e pigri ma sorridono comunque. L'elemento associato alla bilancia è l'aria, e questo significa giungere più in alto. In particolare ad una mente più alta. Ai bilancia piace far buon uso della propria mente, e godono nel comunicare i propri pensieri agli altri. Piace loro usare la simpatia e i discorsi, per conoscere meglio gli altri. Sì, la conoscenza delle persone è ciò che interessa ai bilancia. Puoi aspettarti dalla bilancia anche un discorso giusto. Poiché egli vive secondo i principi della diplomazia e del compromesso. Quando questo approccio non funziona, i bilancia non disdegnano di usare il proprio fascino persuasivo per raggiungere lo scopo. Manipolativi? No. Essi sono troppo buoni per ciò.
Inoltre, ogni percorso che essi usano spesso è per rafforzarsi, poiché i bilancia possono essere facilmente deteriorabili. Sono gentili e non amano combattere, preferiscono di gran lunga risolvere con le parole. Ricorda, queste persone sanno come comunicare, sono dell'aria. Sono destinati perciò a raggiungere il loro scopo. I bilancia non montano in collera quando affrontano un opposto punto di vista. Piuttosto, fanno un profondo respiro e considerano tutte le opzioni nello spirito della collaborazione. I bilancia nel gioco possono non essere così energici come al lavoro. Il lavoro di socializzazione, e i bilancia lo fanno. Ecco perché l'esercizio per loro deve avere una componente sociale, come quella che ad esempio si trova in una palestra. In alternativa, i bilancia amano gli sport all'aperto, correre ed andare in bicicletta li diverte. Amano anche il colore del cielo al tramonto, il misto di avorio, rosa e blu chiaro. Nel gioco dell'amore, i bilancia sono un carico di energia, romantici e leali nel profondo. I bilancia hanno bisogno di stare attenti alla parte più bassa della schiena, poiché tendono a caricarsi ogni peso che essi sono in grado di portare. La grande forza per i nati della bilancia è la ricerca della giustizia, pace ed armonia. Il fatto che la bilancia è il grande diplomatico dello zodiaco aiuta ulteriormente il suo caso. Sarà un bel viaggio, grazie all'inimitabile senso dello stile della bilancia. Grazie per avermi seguito fino a qui. Adesso sai come sei fatto a livello interiore. Registrati al canale e attiva la campanellina, e sarai informato sui nuovi video pubblicati. Un abbraccio da Orione, ci vediamo nel prossimo video.